tutti e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far rivedere questa presina a stella che avevo visto che vi è piaciuta tantissimo, però ho avuto anche molte richieste di farla più grande. Ok, quella che avevo fatto nel video già precedente era un pochino più piccola. Allora adesso oggi vi voglio riproporre la stessa presina, solo che è un pochino più grande e poi già natalizia. Praticamente vi faccio vedere appunto la versione anche natalizia. Quindi ho usato un filato lurex tutto metallizzato. Ok, questa ad esempio l'ho fatta così dietro. Quindi sono versioni appunto già natalizie. Quindi un pensiero da poter regalare. Io adesso ne ho fatta giusta una per farvele vedere come appunto vengono, poi giustamente voi se volete fate pure la coppia. Ho usato colori quelli un po' più classici, perché comunque di metallizzati dei colori lurex appunto ho utilizzato qua il rosso, il blu e l'argento. Adesso oggi l'andrò a fare con il colore oro. Ok, e sono diciamo i colori quelli che si usano di più. Poi se ne trovano anche colorati sul rosa, sul viola, di tanti altri colori, però io ho voluto utilizzare questi qua un pochino più classici, diciamo. E come anche i colori della presina sotto, io qua ho fatto rosso sul rosso, ad esempio, qua ho fatto sul grigio e blu, e qui ho fatto il verde e l'argento. Adesso oggi invece quella che andremo a fare la farò rossa e oro, è un classico praticamente. Quindi appunto così ve le faccio vedere un po' di diversi colori. L'unica cosa, questa qua che è diversa dalle altre, le altre sono tutte come potete vedere tinta unita, cioè normali, classica, solo di un colore. Questa qua invece ho utilizzato appunto il blu, praticamente il blu metallizzato l'ho utilizzato mentre già lavoravo con il grigio e quindi è venuta dietro già pure così. E poi invece nel davanti li ho solo separati, quindi ho continuato a lavorare solo con il grigio e poi con solo il blu. Una cosa, io non li ho trovati molto spessi i colori lurex. Adesso non so voi cosa riuscite a trovare in giro, però per renderlo un pochino mm, più spesso, io me li divido sempre. Ok? Come potete vedere, ho fatto la seconda matassina in modo da lavorarlo doppio perché appunto lavorato solo a uno io lo trovo molto sottile, ok? Quindi vedete, se anche voi ce l'avete così sottile vi consiglio di lavorarlo doppio che rende molto meglio, ok? Appunto vi ho detto già che utilizzerò appunto quindi l'oro e il rosso, ok? Un colore rosso normalissimo. Poi farò tutto con l'uncinetto da 3 millimetri, le forbici e l'ago da lana. Ok, questo è tutto quello che ci serve. Vi ricordo però che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così vi ricorda i miei prossimi video e lasciate anche un pollice in su. Iniziamo. Allora, inizierò come prima cosa con il rosso, ok? Quindi andremo a fare tutta la base dietro rossa e poi dopo sarebbe così, al posto del rosso metallizzato qua che ho utilizzato, utilizzeremo il color oro, ok? Quindi è diciamo la stessa, solo con il color oro. Ok, quindi iniziamo con il cerchio magico. Ok, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi dobbiamo andare a lavorare altre 11 maglie alte, quindi per un totale di 12 maglie alte.
Allora, ho finito le mie 12 maglie alte, chiudo il cerchio magico, ok, andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale. Per il secondo giro di nuovo facciamo 3 catenelle e un aumento per ogni maglia sottostante, quindi da 12 maglie alte che abbiamo ne dobbiamo avere a fine giro 24. Finito il secondo giro, per il terzo giro andiamo a fare una maglia alta, cioè le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e un aumento. Una maglia alta e un aumento. Per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie alte. Nel quarto giro andiamo a fare le nostre 3 catenelle, una maglia alta e l'aumento. Quindi tutto il giro sarà 2 maglie alte, 2 e l'aumento. 2 maglie alte e l'aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 48 maglie alte. Nel quinto giro andremo a fare 3 catenelle più 2 maglie alte e poi un aumento. Quindi il giro sono 3 maglie alte e un aumento. Per tutto il giro, alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 60 maglie alte. Allora adesso, arrivati qua, praticamente nell'altra facevamo il giro, l'ultimo giro, okay, qua siccome questa versione è un pochino più grande, facciamo ancora un giro di aumenti e facciamo però 3 catenelle, sempre all'inizio, e poi lavoriamo 3 maglie alte. Quindi per un totale di 4 maglie alte e un aumento. Praticamente è la stessa lavorazione dell'altro, solo che per farla più grande, appunto come queste qua che adesso vi sto facendo vedere, ho aggiunto praticamente un giro in più e la misura già è molto più grande, cioè già una bella misura, ok? Sì, magari adesso ve lo dico anche quanto misura. Ok, allora il diametro adesso fatta così, ok, è quasi 17, ok, quindi è già un bel diametro, cioè, è già una bella presina. Ok, quindi adesso in questo giro andremo a fare 4 maglie alte e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 72 maglie alte. Ok, ho finito anche il mio sesto giro. Adesso per il settimo giro andiamo a fare le 3 catenelle, questa è troppo larga, 3 catenelle iniziali, ok, e poi andiamo a lavorare altre 7 maglie alte, quindi per un totale di 8 maglie alte. 8 maglie alte e un aumento.
Quindi 8 maglie alte e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 80 maglie alte. 1. Allora, ho finito anche il mio settimo giro. Adesso per l'ottavo giro andiamo a lavorare in costa retro, ok? Quindi andiamo a fare già il giro della costa retro. Quindi facciamo le 3 catenelle, poi andiamo a prendere solo la costina appunto più lontana a noi, ok? E andiamo a lavorare tutte maglie alte. In totale ne dobbiamo avere 10 con la prima che viene sostituita dalle 3 catenelle, ok? Quindi siamo a 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, 10 maglie alte, poi facciamo 8 catenelle, 2, 3, 4, 6, 7 e 8, e poi andiamo subito a quella maglia successiva che abbiamo lasciato e rifacciamo le nostre 10 maglie alte, ok? Chi ha già fatto l'altra presina, la lavorazione la sa, è la stessa, quindi sa già come appunto come lavorare. Chi invece è la prima volta appunto può seguire questo mio tutorial e passo passo appunto glielo faccio fare ugualmente, ok? Quindi facciamo così tutto il giro: 10 maglie alte, 8 catenelle e di nuovo 10 maglie alte. Allora ho finito quasi il mio giro, ho fatto le 8 catenelle, adesso entro nella terza catenella, però non chiudo con il rosso, ma vado a mettere praticamente il color oro, ok, e chiudo. Adesso faccio 3 catenelle. Da adesso in poi ricordiamoci che le 3 catenelle non contano più come prima maglia alta, ok? Ma solo quelle effettive che poi andremo a lavorare. Quindi adesso qua sotto avevamo 10 maglie alte, quindi da 10 ne dobbiamo far diventare 8, quindi lasciamo la prima di qua e la prima di qua, che erano le catenelle, e andiamo a lavorare le altre 8 maglie che ci sono rimaste, ok? Quindi questa è la prima, ok? Quindi 2, ok, portiamoci dietro anche già la codina così la nascondiamo, quindi ne ho fatte 3, vedete? 4. Ecco, il brutto di lavorare il doppio filo è che se perdi un filo devi rifarla, devi rifare la maglia, però vabbè, piano piano e si fa. Ok, siamo a 5, 6, 7, 8. E poi rifacciamo le nostre 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e andiamo ad attaccarci praticamente non nella prima maglia alta che ci ritroviamo, ma nella seconda, e quindi da qui andremo a lavorare 8 maglie alte scartando già l'ultima,
ok? Quindi qua da 10 ne dobbiamo fare lavorare 8 e scartiamo la prima e l'ultima. Così per tutto il giro. Ok, allora ho fatto anche il mio giro, ho fatto le 8 catenelle, andiamo nella terza catenella che avevamo fatto, non chiudiamo con il color oro, ma chiudiamo con il rosso. Ok, qua stringiamo un pochino. Ok, adesso con il rosso dobbiamo andare a fare sempre le 3 catenelle per alzarci e poi da 8 maglie che ci sono praticamente ne dobbiamo andare a lavorare 7. Ok, quindi andremo a lavorare le saltando l'ultima, le altre 7 che rimangono. Ok, quindi sempre le 3 catenelle, niente, non le contiamo. Quindi la prima andiamo a farlo proprio sulla prima, cioè qua, ed è una, 2, 3, 4, 5, 6, ok, e 7. Vedete? Allora togliamo praticamente le prime che sono le catenelle, togliendo questo si vanno a lavorare 7 maglie alte e si lascia solo l'ultima non lavorata. Ok, adesso andiamo a fare di nuovo le nostre 8 catenelle. Andiamo a lavorare praticamente adesso dalla prima. Andiamo a prendere subito qua la prima. Ok, perché lasceremo praticamente l'ultima non lavorata e quindi di nuovo si fanno le 7 maglie alte. 3, 4, 5, 6, ok, e 7. Vedete? E di nuovo poi le 8 catenelle. Ok, continuiamo così per tutto il giro. Allora, ho finito anche il mio giro con il rosso, quindi vado nella terza catenella e chiudo con il color oro. Ok, qui il rosso lo stringiamo. Ok, adesso per questo giro facciamo sempre le 3 catenelle. Ok, quindi adesso ne abbiamo praticamente 7 di maglie sotto. Da 7 dobbiamo farne diventare 5, quindi togliamo l'ultima e togliamo la prima e andiamo a lavorare le 5 maglie che rimangono in mezzo. Ok, facciamo le nostre 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, e andiamo di nuovo qua nel prossimo gruppetto e ci andiamo a mettere nella seconda maglia. Allora, sto finendo il mio giro, vado a chiudere nella terza catenella, però con il filato rosso, ok. Adesso con il filato rosso andiamo a fare sempre le 3 catenelle e poi adesso da 5 dobbiamo lavorarne solo 3. Ok, e come al solito lasciamo la prima e lasciamo l'ultima,
quindi in questo caso andiamo a metterci qua nella seconda, ok? Quindi 1, 2 e 3, vedete? Da 5 lasciamo la prima e l'ultima e ne andiamo a lavorare solo 3. Quindi di nuovo le 8 catenelle e di nuovo nel prossimo gruppo andiamo qui nella seconda e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Ho finito anche il mio giro del rosso. Adesso il rosso possiamo anche tagliarlo, ok? Stacchiamolo pure che tanto non ci serve più. Andiamo a chiudere sempre nella terza catenella, però andiamo a chiudere con il color oro, ok? Ok, stringiamo il rosso adesso magari ce lo lavoriamo anche, così lo fermiamo un po', ok. Allora, e qua adesso per l'ultimo giro con il color oro facciamo sempre le 3 catenelle e poi adesso da 3 maglie alte che abbiamo ne dobbiamo lavorare solo una, quindi andiamo a lavorare quella al centro. Ok, facciamo sempre le nostre 8 catenelle. Ho finito anche il mio ultimo giro, vado a chiudere nella terza catenella, ok, e qua possiamo anche tagliare il filo, lasciamolo un pochino più lungo, ok, qua facciamo la chiusura, ok, di sicurezza e stringiamo, ok. Adesso, come potete vedere, già si sta piegando, quindi pieghiamola un po' tutta in avanti. Vedete dove abbiamo qua il giro fatto in costa retro, ok, questo così, ok, e adesso andiamo a mettere le catenelle una dentro l'altra. Allora, come già chi lo sa fare già mi ha visto nell'altro video e il procedimento è lo stesso. Prendiamo la seconda e la mettiamo dentro la prima e tiriamo un pochino su, poi prendiamo la terza e la mettiamo dentro la seconda e tiriamo su, la quarta e la mettiamo dentro la terza e tiriamo su, la quinta facciamo passare dentro la quarta e tiriamo su e l'ultima, ok, facciamo passare e tiriamo su, vedete? E si forma questo intreccio praticamente di catenelle e facciamo così per tutte, anche per tutte le altre. Allora, finito di infilare tutte le catenelle una dentro l'altra, mettiamo praticamente il filo lungo che avevo fatto lasciare quando abbiamo finito, lo mettiamo nel lago, ok? Adesso da qua, da dove avevamo finito, andiamo a prendere praticamente tutte le catenelle che sono rimaste fuori, entrando dall'esterno verso l'interno e si prendono tutte, ok? E ricordiamoci poi di nuovo di farla passare praticamente nella prima dove avevamo iniziato, così chiudiamo il giro, ok, e qua e poi tiriamo tutto, stringiamo tutto il filo, poi per fermarlo lo facciamo passare di nuovo una volta intorno, ok, e poi possiamo far passare anche dal centro
verso l'esterno, in modo che lo fermiamo. Ok, vedete? Faccio passare un po' dentro e poi dal centro verso l'esterno. Allora, adesso la stella appunto l'abbiamo fatta, è stata finita. Adesso andremo a fare il contorno e lo faremo del colore del color oro. Ok, andiamo a prendere, a lavorare solo la maglia in costa che c'era rimasta, quindi ci andiamo a mettere qua subito sulla prima. Ok, prendiamo il color oro e quindi andiamo a fare subito una catenella e poi dentro stesso facciamo una maglia bassa. Quindi andiamo a prendere solo la costina che non abbiamo lavorato prima, ok, e andiamo a fare 2 giri di maglia bassa. Ho finito i miei 2 giri di maglia bassa. Adesso, prima di continuare, andiamo a fare 10 catenelle, perché dobbiamo andare a fare il cappietto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, e andiamo a chiuderlo di nuovo nella stessa maglia. Ok, e adesso per l'ultimo giro praticamente andiamo a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, poi saltiamo una maglia sottostante e andiamo nella prossima a chiudere con una maglia bassissima. Ok, vedete, facciamo delle piccole ondine, di nuovo 3 catenelle, saltiamo quella, la prossima che c'è, e andiamo in quella successiva e chiudiamo con una maglia bassissima. Con il lurex così non si vede molto il motivo, infatti si vedeva meglio quando l'avevo fatta sull'altra presina, nell'altro video, che era fatto di cotone stesso, ok? Però anche così dà un piccolo, cioè come se potete vedere, delle piccole ondine comunque le forma, cioè non si vede bene bene la lavorazione, però comunque delle piccole ondine si vedono e danno un pochino di più di rifinitura alla presina, ok? Quindi lo facciamo ugualmente, anche se appunto non si vede tantissimo. E quindi facciamo così per tutto il giro. Facciamo. Sono arrivata alla fine, ok? Devo solo più lavorare il mio cappietto e dentro al cappietto, ok, andrò a lavorare 19 maglie basse. Ok, ho finito anche la mia presina, questa qua, ho fatto appunto le mie maglie alte, ho già anche nascosto tutti i fili, tutti tagliati, tutto a posto. Ed ecco qua le varie versioni appunto che vi propongo per appunto sotto per Natale, per fare un pensierino sotto Natale, per appunto abbellire anche le nostre case, perché no? Cioè sotto Natale giustamente uno vuole anche avere cose natalizie per casa, e perché no, anche solo una presina appunto un po' così fa già l'aria natalizia, la dà già l'aria natalizia. Ok, quindi vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e di lasciare anche un like. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!